Perfetto, questo sarà il pop-up che ci permetterà di salvare i nuovi file all'interno del percorso di destinazione, scegliendo anche il nome del file, compreso di estensione. Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con il salvataggio delle modifiche per quanto riguarda i nostri file. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, andiamo a impostare la creazione dei nuovi file. Nello specifico, al clic sul nostro pulsante salva, qualora non sia stato selezionato un file, verrà aperto un pop-up che ci permetterà di scegliere il nome compreso dell'estensione del file e il percorso di destinazione. Quindi sostanzialmente al clic, come vedete ora, la nostra funzione non ritrova un file selezionato e ci dà l'errore. Quindi siamo in questa porzione di codice, quindi se la chiamata Ajax non va a buon fine verrà inizializzata questa funzione che per il momento ci mostra un alert a video. Ora quindi andremo a commentare il nostro alert e definiremo all'interno di questa funzione la generazione del nostro pop-up. Quindi innanzitutto andremo a definire come sempre la variabile pop-up, la chiamiamo file, quindi inizializziamo la variabile e all'interno della funzione, come abbiamo visto nelle precedenti videoguide, andiamo a definire il nostro pop-up. Prima andiamo a definire l'aspetto grafico, quindi definiremo var style pop-up e gli diamo le caratteristiche classiche, quindi top 10, width 500, height 350, status no, menu bar no, toolbar uguale no, scroll bar uguale no e title bar uguale no. Poi controlliamo che il pop-up non sia stato già definito, quindi if not pop-up file andiamo a definirlo, quindi pop-up file sarà uguale a window.open e andiamo a richiamare il nostro pop-up che lo posizioneremo all'interno della cartella file manager, quindi privata sezioni file manager e lo chiameremo pop-up file.php e poi gli impostiamo lo stile, quindi stile pop-up. Bene, altrimenti andiamo a chiudere il nostro pop-up se è stato già creato, qualora venga ricliccato il pulsante salva, quindi pop-up file close e poi ovviamente lo ricreiamo. Bene, quindi salviamo, premiamo F5, clicchiamo sul nostro pulsante salva e come vedete viene aperto il nostro pop-up, va a richiamare il file, ovviamente non lo trova perché non l'abbiamo ancora creato. Quindi ora creiamo un nuovo file e lo salviamo ovviamente in file manager come pop-up file.php e all'interno di questo pop-up vediamo di strutturare
il form più o meno come quello di Dreamweaver, quindi metteremo un'intestazione con il menu a tendina delle cartelle principali ospitate all'interno della cartella htdocs, il box col contenuto di quella cartella, e quindi permetteremo la navigazione per scegliere il percorso di destinazione, e poi il rigo con il nome del file compreso di estensione e il pulsante per il salvataggio. Quindi innanzitutto nell'intestazione, quindi nell'head, andremo a includere come sempre il foglio di stile, e quindi gli diremo link rel style sheet, type text css, e poi gli diciamo href e specifichiamo il percorso del foglio di stile. Bene, poi come titolo alla pagina, quindi al pop-up, gli diciamo salva nuovo file. Poi, visto che ci siamo, ci apriamo anche i tag script type text JavaScript, dove includeremo le funzioni in JavaScript, e come diciamo direttive per l'intestazione ci siamo. Invece all'interno del body andiamo innanzitutto a definire la tabella che ospiterà i dati, e gli diremo table class form with 98%, allineamento centrale e margin scusate, è style margin top 0. Quindi aperta e chiusa la nostra tabella. Poi abbiamo detto che dobbiamo inserire un primo rigo dove caricheremo l'elenco col menu a tendina delle nostre directory ospitate nella cartella htdocs. Quindi faremo un tr td colspan 3 e metteremo un hr, poi metteremo un tr td nuovamente colspan 3 e ci scriviamo selezionare il percorso dove salvare il nuovo file e il nome del file completo di estensione. Poi inseriremo un nuovo hr, poi nuovamente un tr aperto chiuso, un td with 20% e ci scriviamo salva in 2 punti, poi un td with 70%, dove invece inseriremo il nostro menu a tendina, e un td with 10% che lo lasceremo vuoto per il momento. E all'interno del td with 70% apriamo prima inizializziamo la nostra select, quindi select e gli diciamo anche style with 100%,
aperta e chiusa, e all'interno della select apriamo il PHP e vediamo di strutturare il menu a tendina col contenuto della cartella htdocs. Quindi innanzitutto definiamo prima della tabella la root principale, quindi definiremo la variabile root che sarà uguale a apache /htdocs, e all'interno invece della nostra select andiamo a leggere il contenuto della directory, quindi gli diremo if dir è uguale a opendir di root, aperta e chiusa graffa, gli diciamo while $i è uguale a read dir di dir è diverso da false, qua manca una tonda, quindi aperta e chiusa graffa, controlliamo che sia diverso da la nostra variabile i, quindi sia diversa dal punto, dai due punti e dalla cartella phpMyAdmin, come abbiamo visto nelle precedenti video guide. Quindi gli diremo if i è diverso dal punto, i è diverso dai due punti ed i è diverso da phpMyAdmin, li diciamo ulteriormente, perché vogliamo stampare soltanto le cartelle, quindi li diciamo ulteriormente if isdir root /i ci stampiamo il relativo option, quindi gli diciamo option aperto e chiuso, e all'interno ci stampiamo la nostra variabile i. Dovremmo esserci, allora la root l'abbiamo definita, però è Apache 24, non Apache, quindi salviamo, premiamo F5, clicchiamo sul nostro pop-up e come vedete viene generata la nostra select, dove troviamo tutte le cartelle racchiuse all'interno della cartella htdocs. Bene, ora quello che dobbiamo fare è aggiungere innanzitutto di default la cartella htdocs, quindi inseriremo l'option value 0, quindi il primo che verrà caricato, e qua ci scriviamo htdocs. In questo modo. Bene, perché in effetti la cartella htdocs è quella di default. Ora andiamo a inserire qua il box dove verrà caricato il contenuto della directory selezionata, quindi continuiamo con la struttura del nostro form e poi andiamo a completare la navigazione. Quindi aggiungeremo un ulteriore hr dopo questo rigo, poi un td, quindi apriamo nuovamente il tr, e ci mettiamo un td with 20 e lo lasciamo vuoto, poi un td with 70 e qua caricheremo il nostro box,
Anzi, questo gli diamo 80 e li facciamo call span 2, quindi andiamo a raggruppare le altre due celle e all'interno di questo td inseriamo un div, gli diamo una dimensione prestabilita, quindi style eict 55 vh, gli diamo un overflow y scroll, quindi aperto e chiuso, e l'overflow dovremmo darlo anche al td, abbiamo appurato, quindi style overflow y scroll. Bene, e all'interno di questo div dobbiamo andare a generare l'elenco della nostra della cartella selezionata col select. Quindi se di default non stiamo agendo sul nostro select, qua dovremo caricare il contenuto di htdocs. Quindi definiamo la root del div e la associamo per il momento uguale alla variabile root, quindi la stessa di default, e quindi all'interno del div apriamo nuovamente una tabella, quindi table class form width 100%, lì togliamo il margine superiore, quindi style margin top 0, aperta e chiusa, e all'interno della nostra tabella andiamo a leggere il contenuto della root del div, quindi della variabile root div. Quindi apriremo il PHP e allo stesso modo gli diciamo, come abbiamo fatto per la nostra select, quindi if isdir, ricopiamo tutte le righe di codice e ovviamente ce le modifichiamo, quindi if dir è uguale a opendir root div, while i è uguale a readdir di dir è diverso da false, se i è diverso dal punto, dai due punti, da php myadmin, e poi gli diciamo se è una cartella, invece dell'option qua ci stampi un tr aperto chiuso, un td aperto chiuso, e al suo interno ci mettiamo un img src. Qua stiamo lavorando all'interno della cartella file manager, quindi dobbiamo uscire e identificare la cartella icone e il file folder .png, e gli diamo anche un width di 25 pixel e ci stampiamo la variabile i. Bene, questo nel caso della cartella, altrimenti stamperemo nuovamente un tr con un td. Qua dobbiamo identificare l'estensione per riconoscere poi il file in base all'estensione, quindi utilizzeremo la solita funzione pathinfo e ci ricaviamo l'estensione, e quindi l'immagine sarà est.png, quindi qua ci va stampata la nostra variabile est come sempre,
e le dimensioni gliele impostiamo invece di 20 pixel. Qua ci siamo dimenticati di inserire la i, bene, e dovremo anche esserci, quindi salviamo, F5, e come vedete all'interno del box scrollabile con le dimensioni fisse ora possiamo visualizzare l'elenco della cartella htdocs, quindi tutti i file e le cartelle salvati all'interno della cartella htdocs. Bene, magari distanziamo il nome del file perché non sono allineati con il nome delle cartelle, quindi qua li aggiungiamo un end nbsp, anzi 2 ne mettiamo, prima dalla variabile i, no, in realtà ne bastava uno, perfetto. E poi qua sotto invece inseriamo l'input con il nome del file e il pulsante per il salvataggio, quindi inseriremo un nuovo hr, poi un tr aperto chiuso, un td with 20% e ci scriviamo salva, scusate, nome file, 2 punti, poi un td with 70% e ci mettiamo la nostra input type text, e le diciamo anche style with 100%, e poi per finire ci mettiamo un td with 10% col nostro pulsante, quindi un input type submit, value salva file, e poi per finire nuovamente un hr. Perfetto, dovremo esserci, quindi salviamo, riapriamo il nostro pop-up e come vedete è stato definito correttamente il nostro form. Ora diamo anche uno sfondo alla nostra tabella, quindi oltre al margine gli diciamo anche background color e scegliamo un grigio, bene, e invece al box gli diamo, quindi al nostro div, un background color bianco. Perfetto, questo sarà il pop-up che ci permetterà di salvare i nuovi file all'interno del percorso di destinazione, scegliendo anche il nome del file compreso di estensione. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida andremo a completare il nostro pop-up definendo anche la navigazione all'interno delle sottodirectory e procederemo con il salvataggio del nuovo file.